Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Cari amici, ben ritrovati e buongiorno e buon pomeriggio per chi ci ascolta in Italia, buona mattinata per chi ci sta ascoltando negli Stati Uniti o ci ascolterà poi. Vabbè, benvenuti in generale. Ciao Benvenuti Piero. uguale, ciao, buongiorno. Cioè, voglio dire, noi a prescindere dal fuso orario noi parliamo. Questo è Smart and Healthy. Smart and Healthy, la seconda stagione, l'ottava puntata, episodio, chiamatelo come vi pare, l'ottavo appuntamento della seconda stagione, e ne succedono di tutto e di più, mettiamola così, di tutto e di più negli Stati Uniti, e quindi noi parliamo e ragioniamo di quello che accade, e che cercando di capire che diamine sta succedendo, perché poi alla fine uno dice sì, avviene fatto X, ma perché succede? Che diamine è successo? E noi cerchiamo di spiegarlo a modo nostro, come sempre, come di consueto. Chi ci sta seguendo da ormai quasi 40 puntate, sì. Quasi Ora 40, devo fare il conto esatto, ma siamo quasi 40. No, nemmeno io ho fatto il conto esatto. Allora, come ben sapete, come avete letto, o come insomma in un modo o in un altro. Allora, aspetta, eccolo qua. Vedi, ho trovato il modo Così, per perfetto, ottimo. Ma se ti dovrei fare la foto, dopo ti fa la foto di come l'ho sistemato. Vai. Per avere. Allora, ovviamente bisogna inventare, bisogna essere inventivi a volte. Certo, l'inventiva è sempre. Questo è per chi ci vede su YouTube. Ricordiamo che c'è il canale YouTube, c'è il sito internet www.radiocentroweb.it, c'è il canale anche Telegram, c'è anche il canale Telegram, ma c'è anche soprattutto il canale su Spotify, che poi dal 1° gennaio si trasferirà totalmente su Substack, che poi anche lì c'è il modo di avere perché poi alla fine si tratta di proprietà intellettuale, caro Piero. Perché? Sì, e tu c'hai ragione. No, vai. Sto andando su questo argomento qui, cioè nel senso, ora i nostri episodi sono prettamente su Spotify. Sì. Perché abbiamo Spotify Producer, Spotify Creator, ed è tutto di Spotify, va bene? Dal 1° gennaio sposteremo tutto su Substack. Ma ci sarà la possibilità di mandare anche su Spotify, però la proprietà intellettuale sarà su Substack. Sì, allora diciamo, poi se ne è parlato anche in altre occasioni. Anzi, la proprietà intellettuale è sui nostri computer, perché rimane sì, a parte quello, ma diciamo, se ne è parlato anche in altre occasioni. Il problema non è tanto la proprietà intellettuale in questo caso, quanto la coerenza della piattaforma e il comportamento corretto della piattaforma. Purtroppo sappiamo tutti che in questi ultimi 3 anni ne sono successe di cotte di crude nel mondo, principalmente tra 2 stati che per il momento non nominiamo, ma tanto sappiamo benissimo di che cosa si sta parlando. E più che altro il fatto che Spotify, in quanto azienda, finanzi un determinato stato e le sue mire espansionistiche e diciamo di conquista, sinceramente non riflette quelli che sono i nostri ideali, quelli che sono poi fondamentalmente il nostro modo di vedere le cose e di pensare. Esatto, né più né meno. Però capiamo bene che avere comunque
una trasmissione dei dati su Spotify purtroppo è al giorno d'oggi fondamentale, però chi non volesse, perché se no quello che diciamo risulterebbe ipocrita, chi volesse sentirci su altre piattaforme dal 1° gennaio potrà, cioè se uno non ci vuole ascoltare su Spotify ci ascolta su Apple Podcast, sullo stesso Substack, sì, tranquillamente. Ora come ora no, solo su Spotify. Ribadiamo no, a parte che non è vero, perché comunque stai mettendo gli episodi già anche su Substack da qualche settimana. No, va bene, ok. Sì, ricordiamo anche che comunque Substack è una piattaforma totalmente libera, è totalmente gratuita, così come lo è per il momento YouTube. Su Substack c'è la possibilità eventualmente di pagare un caffè, chiamiamolo così, un po' tipo Substack è senza pubblicità. Substack è senza pubblicità, esatto, e per chi vuole c'è la possibilità eventualmente di pagare un caffè, un po', diciamo che funziona un po' tipo Patreon alla fine. Sì, è una cosa molto simile. Va bene, ciancio alle bande. Ciancio alle bande, sì. Parliamo di un paio di argomenti come di consueto e parliamo. Allora, intanto la notizia che io me la sono dovuta leggere perché non lo sapevo, non ero a conoscenza totalmente, però shutdown, è successo questo shutdown, che cavolo è sto shutdown negli Stati Uniti con i voli bloccati, non si sa, dice ma che è? Non si tratta di elettricità, cioè sì, vabbè, il concetto è più o meno lo stesso, dai, sì, è stesso, molto vabbè. simile. Però non è un blackout. No, però quasi. Però sì, diciamo che gli Stati Uniti si sono bloccati, il governo si è bloccato, sì, va bene? Sì. Il Congresso non ha approvato il bilancio federale. Esatto. Ritrovati, hanno fatto questo è il bilancio, no, noi non l'accettiamo, non l'hanno approvato, quindi molte agenzie statali si sono ritrovate col cerino in mano, senza più o meno, soldi. sì, grosso modo. Sì, no, sto riportando, dobbiamo farla semplice noi, perché noi siamo molto... Tu c'hai ragione. Noi siamo Martinelli, il programma del popolo. E quindi è accaduta una paralisi politica di fatto. Allora, non proprio paralisi politica, nel senso che comunque è stata più una paralisi dell'apparato statale in generale, perché comunque in questo caso ha coinvolto, le agenzie federali teoricamente dovrebbero essere super partes. Ovviamente poi in queste cose non c'è mai niente di super partes, ma quello è un altro paio di maniche su cui si potrebbe discutere per anni anche lì, tranquillamente. Quindi, detto questo, la domanda vada. sorge spontanea, scusa se non te lo... No, vada. No, come hai detto te, riguarda molte agenzie, però dice, ma perché gli aeroporti hanno avuto i voli cancellati? Perché tra queste agenzie ovviamente c'è l'Agenzia Federale dell'Aviazione, aeroportuale, esatto. Insomma, che regola il traffico aereo. Perché? E la TSA, vero anche? Il TSA è quello per l'agenzia che regola il discorso della sicurezza nei trasporti. Okay. L'FAA è l'agenzia per il volo federale, l'agenzia che copre la parte dei voli e in questo caso anche degli aeroporti. Cosa è successo? Che fondamentalmente, essendo controllori di volo dipendenti fisici di questa agenzia, nel momento in cui i fondi sono venuti a mancare, ovviamente chi ci ha rimesso poi sostanzialmente sono stati i controllori di volo. Ora, c'è da dire anche una cosa, che prima di arrivare ai licenziamenti veri e propri si è passati da un periodo di precetto lavorativamente parlando, un congedo forzato, congedo forzato per alcuni e mentre per altri era proprio un vieni a lavorare senza paga, senza soldi, ok, dai. No soldi, no parti, sostanzialmente no soldi, no parti. Per evitare i rischi, ovviamente questo è un trafiletto che mi sono un po' scritto, un po' sto riguardando. Per evitare i rischi
questa federazione dell'aviazione ha imposto una riduzione del traffico aereo dal 10 al 40% Esatto, negli aeroporti americani. esatto. Purtroppo, e questo ora mi dirai anche quanto grande, cioè non è che coinvolge l'aeroporto piccolino della cittadina, no, coinvolge hub tipo Atlanta, Los Angeles, New York, Miami, Chicago, insomma, Washington, insomma, Washington. grossi aeroporti Più sicuramente o sono stati meno, quelli più impattati. esatto, si parla di 2000, si parla di 2000 più o meno voli cancellati al giorno, Esatto. ritardi, coincidenze, insomma. Chiaro È chiaro che diventa un grosso problema anche perché comunque gli Stati Uniti sono una nazione che basa il proprio trasporto interno sui voli. Sì, infatti se ne stava parlando con un conoscente, perché il problema non è, cioè il problema fondamentalmente per un europeo è arrivare negli Stati Uniti, perché il volo che costa è quello da fuori agli Stati Uniti. Poi una volta negli Stati Uniti il volo è più che altro, c'è molta frequenza e è più accessibile anche economicamente rispetto a un volo interstatale, perché comunque Sì, diciamo relativamente, di sicuro costa meno che con un volo intercontinentale, su questo sì. Certo, per forza. No, ma anche se te vai da uno stato a un altro, essendo nella stessa nazione, sì, ti costa meno che non a fare un volo. Sì, capito? Vabbè, insomma, è come se fosse un volo, tra virgolette, chiamato domestico. Sì, esatto. Diciamo che ci sono anche voli relativamente brevi perché ti faccio un esempio, dalla cittadina dove siamo noi per arrivare all'hub principale, diciamo quello internazionale, ci sarebbe all'incirca un'ora e mezza di macchina. Se non vuoi stare a fare un'ora e mezza di macchina e hai bisogno di andare solamente in aeroporto, tendenzialmente c'è un volo che parte ogni, mi pare, 2 ore, una cosa del genere durante il giorno, proprio il classico volo di connessione, dura 20 minuti, ti fai 20 minuti di volo e vai lì, sei direttamente all'aeroporto. Quindi comunque diciamo, l'ambito dei voli è usato molto di più rispetto all'Europa. Beh, certo. Anche perché è come se tu proporzionalmente prendetela su molto flessibile, perché le distanze negli Stati Uniti sono molto più ampie, Sì, molto più dilatate, ok? Ma anche come concezione e approccio mentale, perché è chiaro, noi in Italia poi c'è, è vero, il volo per esempio Roma-Firenze, però il volo Roma-Firenze è più il discorso dei controlli che non prendere il treno e farsi un'ora e mezzo di treno con l'alta velocità. Sarebbe molto più comodo, mettiamola così. Alta velocità, ok, perché non hai da passare dei controlli, parti subito, ti metti e parti e vai. A prescindere dai ritardi, al netto dei ritardi, mettiamola della così. puntualità, Esatto. sì. E quindi è come se noi facessimo un discorso, ci sono i voli, per esempio, nel 2019 io tornai dall'Inghilterra e invece di andare a Firenze dovette andare direttamente a Napoli e presi un volo Milano-Napoli. Ecco, un discorso del genere più o meno, però poi da Napoli io sono rimasto a Napoli, però come concezione l'idea, diciamo l'idea è quella, esatto. La problematica principale di tutto ciò è che già prima di tutto questo macello mancavano sui 2000, 1500, 2000 controllori di volo. Sì. Quindi mancavano prima, si bloccano altrettanti 2000, 4000 in totale. Capite bene che insomma la situazione è diventata paradossale, critica, perché insomma turni infiniti, ovviamente stress, perché se te lavori a diritto senza fare pause nel senso giorno di riposo, non ma poi la pausa del caffè o della sigaretta. Non è solo quello, è che il lavoro del controllore di volo è un lavoro molto stressante e tutto fuorché leggero. No, assolutamente. Quindi, nel senso, diventa ancora peggio anche proprio per un discorso mentale alla fine. E di conseguenza per la sicurezza, perché la sicurezza per la sicurezza, esatto. E insomma,
le compagnie aeree si sono un po' riorganizzate con gli orari, cercando, insomma, però insomma, a catena orari, cancellazioni hanno subito e stanno subendo, insomma, la federazione consiglia non prendete l'aereo. Fondamentalmente, il che, ripeto, come giustamente dicevi anche No. te, qui negli Stati Uniti potrebbe essere molto complicato anche solo per un discorso di distanze. Detto questo, Anche perché prendere il treno diventa una situazione molto lunga. Sì, esatto. Detto questo, anche aggiorniamo un po' la cosa, perché nella notte tra domenica e lunedì, qui negli Stati Uniti, quindi nella mattinata italiana, sembra ci sia stato un accordo per terminare lo shutdown. Poi ovviamente anche lì andrebbe visto un attimino per bene i termini, perché ci sono altri discorsi da farci di fianco. Però nonostante questo, e nonostante il fatto che comunque potenzialmente appunto potrebbe terminare il problema principale, prima di ritornare a quello che è la normalità effettiva, comunque potrebbero passare settimane, se non addirittura mesi. Sì. Quindi comunque, se siete negli Stati Uniti, cari amici, controllate lo stato del volo. Anche se dovete venire qua, no, qualsiasi cosa, i problemi ci potrebbero essere comunque, nonostante. E poi, cioè, ha coinvolto gli aeroporti, quelli più grossi, giusto? Quindi se uno dice io prendo l'aeroplanino dal volo commerciale del biplano, no, del biplano. Allora, no. Ha coinvolto gli hub principali, come si diceva prima, quindi New York, Washington, Miami, Las Vegas, Los Angeles, eccetera. Quello ovviamente per forza di cose. Che hanno scambi intercontinentali. Perché... Esatto, quello ovviamente per forza di cose e anche per quantità di voli che effettivamente ci passano nel mezzo. Però dall'altro lato indirettamente ha coinvolto anche gli altri hub, per il semplice motivo che comunque se anche te parti da un aeroporto più piccolino, ma il volo che ti arriva come coincidenza viene da uno di quelli più grossi e lì ha avuto dei ritardi per le ragioni, ovviamente di conseguenza, sì. La conseguenza poi alla fine è quella, non è che cambia molto sostanzialmente. Ma la soluzione non si sa su cosa. Beh, ci hanno messo dei soldi, perché alla fine poi... Allora, no, sostanzialmente hanno pseudo raggiunto un accordo, poi anche lì bisogna capire un attimino per bene come verrà effettivamente sviluppato, nel senso che diciamo i repubblicani hanno fatto promesse per andare incontro a quelli che sono le richieste democratiche sul budget sul budget statale. Vabbè. Verranno effettivamente soddisfatte? Ho largamente i miei dubbi. Di sicuro quello che è venuto fuori è che sostanzialmente i repubblicani hanno preso una ripassata non indifferente nelle ultime elezioni, quello che sarebbero il corrispondente delle nostre elezioni comunali e regionali, diciamo i democratici hanno ottenuto sostanzialmente quello che volevano. L'impressione, almeno mia personale, è stata che una volta ottenuto quello hanno detto sapete che possiamo anche smettere di fare ostruzione e riaprire il tutto. Da qui al fatto che questo sia una cosa positiva che li favorirà anche nei midterm, ho largamente i miei dubbi. Certo. Ho largamente i miei dubbi, perché ovviamente poi la base democratica si sentirà tradita, i repubblicani avranno sostanzialmente una sorta di vantaggio in più, Trump non rischierà l'impeachment per gli Epstein Files e sono tutti contenti. Questo sostanzialmente è il piano. Sì, vabbè. È cercare di accontentare un po' tutti, non accontentare nessuno. Esatto, giustamente. Giustamente l'idea è fondamentalmente quella, poi soprattutto in una nazione dove praticamente fai vedere al pubblico solo due partiti, uno da una parte e uno da quell'altra, non è che poi
sperare in Andy. qualcosa di diverso, in risultati diversi. Senti, c'è una notizia, però volevo chiederti come viene. Allora, è venuta fuori qualche settimana fa la notizia che in Cina per fare il content creator, per fare il divulgatore devi essere laureato, ok? Cioè, Ora la GCOM ha tirato fuori che gli influencer rilevanti, quindi noi o i content creator rilevanti devono registrarsi una sorta di albo di elenco, ok? vabbè. Fortunatamente noi non ci rientriamo perché dovremmo avere almeno 500.000 follower o 1 milione di visualizzazioni, cose che purtroppo non abbiamo. Per ora non abbiamo. Ma guarda, ma anche per fortuna, perché troppa gente non ci si sta. No, noi pochi ma buoni. E c'è anche delle multe, perché chi non si iscrive ci sono fino a 103.000 euro di multa. Sì, vabbè, è il solito modo per raccattare un po' di soldi da mettere nelle pensioni perché ne hanno rubati troppi fino ad ora. Ma no, aspetta. No, secondo me è per capire chi paga le tasse o chi no. Vabbè, quello chi non paga le tasse si sa già, non c'è mica bisogno di fargli No, scrivere. no, ma come allora, diciamo che quello che hai detto te è una via di mezzo, cioè è un estremo, ma voglio fare una via di mezzo, nel senso, tu che fai contenuti su internet e hai moltissimo seguito, vuol dire prendi soldi, ok? Quindi Sì. voglio io Stato voglio controllare chi è tra questi, perché tra questo elenco vado poi a vedere chi effettivamente paga, chi non paga le tasse, chi è in regola. Ma negli Stati Uniti come viene regolata questa cosa? Non viene regolata. Allora, negli Stati Uniti in realtà non esiste una vera e propria regolamentazione, nel senso che sostanzialmente è un fama fidasse, le tasse le compili te, se poi non le compili e vengo a sapere a controllare e scopro che rubi sostanzialmente dei soldi, poi sono cazzi fuori. Vabbè, certo. Fino a un certo punto, perché poi c'è anche chi ha 34 condanne e viene eletto come Presidente della Repubblica, ma quello è un altro paio di maniche. Detto ciò, sostanzialmente negli Stati Uniti anche il dipendente è una sorta di... in Italia sarebbe paragonabile probabilmente al nostro consulente, qualcosa del genere, libero professionista, perché comunque la dichiarazione delle tasse te la fai da te, puoi fare, anche se sei dipendente di un'azienda, puoi fare comunque più lavori, non c'è nessuno che te lo impedisce, quindi sostanzialmente non è che hai grosse limitazioni su quello che puoi guadagnare o su quanto puoi guadagnare. Ovvio, lo devi dichiarare. Certo, quello per forza. Cioè, quindi non dichiarazione a tuo rischio e pericolo, non ci sono. Non dichiarazione a tuo rischio e pericolo, se l'IRS, che è l'agenzia l'equivalente dell'agenzia delle entrate italiana, viene a sapere che hai guadagnato e non hai dichiarato, e poi sono cavoli tuoi. Ti arrestano come l'ICA, ti arrestano. Sì, l'ICE è un attimino diverso. No, lo so. Poi è lievemente comparabile alla Gestapo. Poi ultimamente Sì. finalmente c'è stato qualcuno che gli ha fatto capire esattamente come la pensava. Ben venga. Speriamo ce ne sia di più. Speriamo ce ne siano di più, esatto. Esatto. Caro Piero, noi siamo arrivati alla prima, cioè alla pausa, no, alla pausa, alla nostra pausa consueta, quindi noi torniamo tra pochissimo. Rimanete con noi, a tra poco. Perfetto. Radio 100 A tra poco. Ciao. Ben ritornati amici di Smart Healthy, Radio Centro Web, qui Fulvio e Piero in diretta in questo mercoledì 12 novembre, caro Piero. E purtroppo il tempo passa, caro. Sì. Non sembra, ma passa veloce, perché ogni settimana noi ci vediamo, quindi è una puntata in più che a noi ci fa piacere, perché comunque sono contenuti che generano traffico, generano persone nuove che ci ascoltano, intanto che saluto tutti quelli che mi vedono, ci ascoltano, come dicevano una volta in televisione. Salutiamo tutti quelli che mi conoscono
E allora, ok, e no, stavo guardando un po' di notizie così estemporanee. Diciamo che tanto salutiamo, visto che siamo in radio anche, perché chi ci vede su YouTube, ok, magari vede solo noi e basta, solo perché ha il piacere, ma chi ci ascolta in radio e segue un po' la programmazione di Radio Centro Web, vabbè, ieri c'è stato cortocircuito, quindi salutiamo il patron a prescindere, però non mi autosaluto. Venerdì alle 15 ci sarà la seconda puntata, perché è andata in onda la prima venerdì scorso alle 15, perché hanno iniziato venerdì scorso. Venerdì ci sarà la seconda puntata di Buzzer Beater, dove parlano di pallacanestro, sono tre, 2-3, fanno un casino. Comunque, vabbè, Antonio, Riccardo e Massimo che salutiamo. E poi vabbè, venerdì sera alle 20 torniamo io e Francesco. Settimana scorsa ero da solo, ma insomma vabbè. Bene, ci sono state le elezioni di nuovo sindaco di New York. Ne vogliamo parlare. Parliamo delle elezioni del nuovo sindaco. Non avrei tirato fuori subito questo argomento a gamba tesa. Visto che abbiamo pochi minuti, parliamone. Allora, diciamo che non ti dico era scontato, però... Allora, così tanto scontato in realtà forse non lo so se lo era effettivamente. Allora, diciamo chiaramente che il candidato, tra virgolette, repubblicano non aveva minimamente possibilità lo dimostrano anche i fatti, non è arrivato nemmeno al 10% dei voti totali, così, tanto per quello che avrebbe potuto diciamo sconvolgere un pochino le acque è fondamentalmente l'ex governatore di New York, Andrew Cuomo, che potenzialmente avrebbe potuto anche vincere. Ora, per fortuna... No, però, allora, no, fortunatamente no, ok. La domanda che potrebbe venire fuori è: ha vinto, vabbè, anche per competenze, perché ricordiamo, ovviamente è cittadino americano, ma di genitori da immigrati, ovviamente, perché il cognome è Mandani? Sì, Mandani. Oh, ho detto bene. Insomma, non è certo, vabbè, a parte voglio vedere quale cognome è americano, ma non è anglosassone, diciamo così. Sì. Però è stato più per competenza sua. Guarda, lui è giovane perché ha 34 anni, quindi è giovanissimo. 35, sì, veramente 35, giovane. Sì, insomma, è a cavallo, o comunque giù di lì. Però è stato fatto più per una ripicca, visto la non governabilità, la non nulla facenza a livello statale, o perché comunque, vabbè, lui è competente, perché comunque se no... Ma allora, diciamo che è stato secondo me una sorta di mix di cose. In questo senso, lui ovviamente ha sfruttato tantissimo i social per farsi pubblicità. A livello comunicativo alla top, grande. Decisamente. Dall'altro lato ha sfruttato anche tanto, come dicevi giustamente te adesso, l'incapacità, siamo gentili, l'incapacità di governare dell'altra parte, ovviamente. Vabbè, o comunque le uscite del nostro, comunque le uscite del nostro ghostwriter che sono state tutto fuorché felici. Dall'altro lato, secondo me ha sfruttato anche proprio l'insoddisfazione della gente. È riuscito tanto a sfruttare l'insoddisfazione della gente comune proprio, e ha avuto il risultato che poi tutti speravano poi alla fine di tutti. Diciamo chi ragiona con una testa normale, non solo democratici, diciamo tutti quelli che ragionano con una testa funzionante, perché poi a questo punto vedendo determinati commenti, determinate battute, determinate dichiarazioni, chi ragiona con una testa normale sperava che questa persona vincesse. Insomma, anche qualche repubblicano sta cambiando opinione. Meno male, meglio tardi che mai. Vabbè, certo. Meglio tardi che mai.
No, quello che sinceramente è triste è stato il fatto che sia stato paragonato sostanzialmente a un terrorista, a un estremista islamico, Sì, no, vabbè. a un intollerante, che New York sia stata paragonata ad Allora, una mega aspetta, mecca, cioè di sì, quelle aspetta, intollerante, puttanate aspetta. assurde. Intollerante aspetta, perché noi non sappiamo, questa la metto un po' in battuta, in ironia, non sappiamo se ha delle allergie alimentari, quindi intollerante, Potrebbe essere effettivamente, sì, andiamoci piano con i toni, eh. esatto, giusto. No, su questo ti posso dare ragione. Se ha delle Eh, allergie alimentari si potrebbe essere intollerante. Per Agli il resto amici. no, direi assolutamente di no. No, guarda, veramente la pochezza di chi ha fatto questi commenti è allucinante. Non è lungimirante, diciamo così, non è lungimirante. Anche perché in una cultura, non mi viene la parola, in una cultura talmente così sfaccettata, multietnica, alla fine, andando avanti, ce ne sarà sempre di più di persone con estrazioni sociali di diverso tipo, anche di diversa etnia rispetto a quella Ma per eh, fortuna. No, 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 non ti dico che è male, no, No, no. no, ma appunto dico, per fortuna ce ne saranno di più. Meno male, nettamente. Che tra le tante, detta così, anche Trump è di origine tedesca, e, E difatti si vede l'idiozia, per l'appunto. ma nemmeno perché i tedeschi ora sono un pochino più svegli. È È lui lui. che è proprio, sì, O decisamente. È Jimmy Fallon che gli fa i discorsi Ma non è l'unico, e lo doppia, non è l'unico che sa fare il doppiaggio. che sa Secondo fare il me doppiaggio. Trump muove solo le labbra e parla e viene doppiato. Ma guarda, ogni tanto c'ho qualche sospetto anch'io, bisognerebbe capire però se effettivamente fosse una cosa del genere, bisognerebbe capire che testa c'ha quello che lo doppia, perché Certo. è meglio perderla e trovarla decisamente. No, però la cosa secondo me che è importante notare è che dopo l'11 di settembre il fatto che New York abbia eletto a gran voce a questo punto Sì, certo. un sindaco comunque immigrato, comunque di fede musulmana, perché poi è di Sì, fede sì, sì. musulmana, è un segno di proprio un segnale parecchio forte. Certo, sì, sì. Sì, che poi anche lì, quando vai a parlare di religione islamica, sono tante sfaccettature anche lì che, vabbè, ci servirebbe un corso apposta, non una trasmissione, un corso apposta per capire quasi tutto, perché poi alla fine mi sa che capire tutto anche noi, vabbè. Allora, Però ben capire tutto venga. anche noi di sicuro, ora, te per certi versi hai più facilità di contatto con Sì, sì, no, no, questa ma anche per me realtà. certe cose cioè, sì, l'ho capite, però ci sono tante dinamiche, tante, non voglio chiamarle fazioni, perché non è una fazione, non è che, ma tante linee di Tante pensiero, linee di pensiero correnti alla fine, perché poi pensiero sostanzialmente è diverse, quello. e valle a sapere tutte, valle a capire tutte, no, dai. No, ma E vabbè, insomma, comunque, poi, e il vice sindaco chi lo fa? non lo so, quello devo andare a vedere, ma più che Non si altro sa ancora. ben No, venga, no, curiosità. no. Quello che si sa sicuramente è che la maggior parte dei suoi collaboratori saranno tutte donne. Ah, questo è positivo. Questo è molto positivo. Positivo perché L'altra cosa secondo me positiva, sempre tornando un attimo sul discorso, tra virgolette, religioso, è stata la dimostrazione anche del fatto che dopo l'11 settembre, dopo caccia al musulmano, perché sono stati i sì, musulmani certo, a tirare giù le torri, tutte le varie stronzate che abbiamo sentito dai telegiornali, dai media. dai media in generale, è bene che invece ci sia stata una cosa di questo genere, decisamente. Comunque, com'è il tempo da te? No, stavo guardando una cosa. Freddino, c'è una giornata Ecco, perché, meravigliosa, ma è freddino. perché questa Eh, domenica a Ottawa hanno fatto un po', hanno dovuto spalare un po' la neve sul campo di calcio, anche i giocatori. vabbè, ma Però sai, siamo in Canada, e, insomma, un po' lontano. Canada sei ben più a nord di qua, perché come Sì, sì, dire,
noi siamo in Italia e il Canada è all'altezza dell'Islanda, per darti un'idea delle distanze, Allora, quindi insomma. allora, vado su Google Map in diretta, Mhm. ok? Sono su Google Map. Allora, non diciamo la tua località per privacy, però No, diciamo lo mettiamo, stato, North Carolina. no, mettiamo Charlotte perché è Ok, va bene. la città più vicina, la città più grossa, più vicina è Charlotte. No, ce n'è un'altra abbastanza grandicella, che è un attimo, è mezz'ora prima sostanzialmente, in direzione opposta, ma mezz'ora prima. Augusta? No. No, Raleigh. No, Columbia, Lancaster, Monroe. No, vabbè, allora, ok, perché te stai più a nord di Charlotte, ok. Sì. Però sei quasi in Virginia, mannaggia. Durham, Siamo lì, è lì vicino. Raleigh, ok, Raleigh. Allora facciamo Raleigh, siamo in diretta, cari amici. Sì. Carolina del Nord, indicazioni Ottawa, in Canada, in Ontario. Sì, no, non voglio trasporto pubblico, voglio in macchina, perché il trasporto pubblico, a parte, non potrebbe dare nessun percorso. Mi sembra strano. No, sembra strano anche a me. Ah no, forse perché. Allora, Ottawa, mi metti Ottawa. Ah, ecco, vedi, sono 1000. No, non è così tanto, però, perché sono 1300 km, 1350 km. Vabbè, avrei detto di peggio tutto sommato, invece forse non neanche. Cioè, Però, vabbè, è sempre però come dire andiamo da Firenze a Praga alla fine, è come più o meno come da. distanza. Sì, 1300, una distanza tipo Firenze-Valencia, sì, Mm. distanza, quindi lontanuccio. E poi considerato che comunque Ottawa, se appunto sei comunque più a nord rispetto a noi, Molto più a nord. molto più a nord, Canada, sì. ne Così esce anche il fatto della neve, giustamente. sì, ok. No, stavo guardando le immagini di domenica, c'era l'immagine della partita a Ottawa di calcio della Premier League canadese. Allora, no, va bene, qui ci sono altre cose, no, non mi interessa. No, quindi potrebbe essere una rivoluzione. Vabbè, domenica c'è stata la maratona di New York, tanto per dire New York. Sì, giustamente. Vabbè, c'è sta anche quella. Sì. Il 30 di novembre abbiamo quella di Firenze. Allora, però, colpo di scena alla maratona di New York. Alcuni runner vendono la medaglia online. Esatto. È un modo come un altro per far soldi, vedi così. Però ascolta, i rivenditori la rivendano da 50 a $210. E io ripeto, io mi domando che senso ha, visto che il pettorale, poi dipende chi è, perché se è un newyorkese, un americano è un conto, se è un europeo è un altro. Perché l'iscrizione alla maratona, te sai quanto è? Te lo dico io, è sui $500. Ora, $500 solo l'iscrizione, poi ci sono per l'Europa dei pacchetti con le agenzie di viaggio che ti vendano quello e quell'altro, e quindi vai a spendere di più, per forza. Quello ovvio. Ma se te paghi $500 di iscrizione, ti vai a rivendere a 200 la medaglia, rivenderla almeno a 500, ci riprendi l'iscrizione. O almeno a 400, guarda, un 80%, 85%. Si vede che chi le rivendeva a 200 ci doveva recuperare quei $200 in qualche modo. E basta, sì. E basta, si vede che vabbè, ci servivano quelli, perché effettivamente se no non avrebbe senso. Io non me ne apacito, nel senso, non lo capisco, cioè tu hai fatto anche la fatica di correrla, perché per avere la medaglia te l'hai corsa, quindi. Quello è sicuro. Vabbè. Sono scelte. Poi subito, cioè dice, c'è il collezionista che ce l'ha tutte, magari ha mancato una maratona, dicevo io le voglio collezionare tutte e sono disposto a pagare, allora lì alzi il prezzo, la puoi pensare di venderla, perché magari non lo so, per me è assurdo rivendere una medaglia di genere, perché hai fatto un'esperienza incredibile che non tutti poi hanno la possibilità di fare, sia a livello economico o fisico. Sì, infatti più che altro è anche quello che non capisco, però evidentemente sai.
C'è anche questo. Succede anche questo, sì. Non si capisce come mai, ma succede anche questo alla fine. Esatto, vabbè, Sì. ti mancava questo. Questa mi mancava, sì, decisamente. Comunque, tanto per tornare a bomba, è stato un evento decisamente importante e bisognerebbe cercare di, prima di aprire la bocca, come diceva la mia vecchia insegnante di italiano, si prega di connettere il cervello e soprattutto si prega di informarsi sulle reali ragioni per cui è avvenuto un voto del genere e su chi è veramente questa persona prima di sparare solo No, vabbè. cavolate per essere ancora educati. Sì, come mi hai fatto anche leggere nei messaggi che mi hai mandato, Sì, insomma. poi ti manderò anche un paio di cose che mi sono arrivate ieri che veramente Sì, vabbè, insomma, comunque sono allucinanti. discorsi che alla fine, cioè, allora, intanto è stato eletto da pochi giorni, quindi ancora non ha fatto nulla, nel bene e nel male, non ha fatto nulla. Quindi, prima, vediamo un attimino cosa farà. Se poi dice, oh, guarda, questo non ci ha capito nulla, e allora uno può anche criticare, ma prima facciamogli fare qualcosa, povero figliolo. Sì, in effetti, Ha quantomeno fargli detto, fare prima qualcosa. esatto, al netto di tutto, però sai, la gente ultimamente si spara a zero prima di analizzare le situazioni, come hai detto Solo tu. ultimamente? No, ultimamente negli ultimi 20 anni. Ecco, appunto, stavo dicendo, mi pareva strano che fosse solo No. ultimamente. No, poi diciamo così, i leoni Rispetto da tastiera. all'ultimo secolo è ultimamente. Vabbè, quello di sicuro. Poi i leoni da tastiera ci sono sempre esistiti, mettiamola così. Certo. Sì. Chi È è che buono? prima c'era meno possibilità, cioè anche quando è nato internet o c'era MySpace invece di Facebook, non tutti avevano internet perché costava. Ora È è alla vero. portata di troppi, cioè di tutti, fortunatamente sì, però è un'arma a doppio taglio pazzesca. Diciamo che forse se venisse levato a qualcuno sarebbe anche meglio, però poi vabbè, si può. Sì, selezione all'entrata. Guarda, ogni tanto non sarebbe una brutta idea. Un po' di selezione in precedenza Sì. farebbe bene effettivamente. Va bene, staremo a vedere e commenteremo le gesta di questo neo sindaco Vedremo, sì. di New York che non so, aspetta, voglio vedere quanti sindaci. Anzi, io sono rimasto ancora a Rudolph Giuliani, quindi secondo me, cioè dopo Rudolph Giuliani ce n'è stato un altro e dopo un altro c'è stato lui, ma no. Sì. No, direi di no. Che poi Però, tra sai, le altre cose stavo pensando adesso, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra anche Londra abbia un sindaco musulmano o abbia comunque avuto un sindaco musulmano. bisognerà vedere perché non mi sono informato su questa cosa qui. Allora, io non volevo vedere, allora, prima di Zoran Mamdani c'è stato Eric Adams. Allora, elenco. Allora, è perché questo? Ah no, sindaci coloniali. No, io voglio sindaci voglio vedere, mannaggia. Allora, siamo al 111° sindaco Della di New York, della città. Prima c'è stato Eric Adams, prima ancora Bill de Blasio, è il terzo democratico di fila, perché che poi tra le tante anche Rudolph Giuliani era democratico, era repubblicano. Quindi, e ha fatto comunque un lavoro egregio, insomma, almeno per quello che ne sappiamo. Poi io non mi sono mai documentato. Sai, alla fine è più in politica è più facile sparare minchiate che non altro, e ne abbiamo purtroppo dei vari esempi anche ai giorni nostri, esatto. anche in Italia, meglio lascia perdere le trovalli. Sai, alla fine purtroppo sono cose che succedono, è ovvio che quando ne sale uno di una parte l'altra parte deve andargli contro e viceversa, e funziona così. Che poi è stato eletto, ma l'insediamento sarà il 1° gennaio 2026. Sì. E vabbè, comunque staremo a vedere. Quindi Eric Adams fino al 31 dicembre sarà ancora responsabile per ciò che succede a New York alla fine. Più o meno.
Senti, caro Piero, anche oggi siamo arrivati in fondo molto, molto agevolmente a questa puntata. Vabbè, non che sia difficile effettivamente arrivarci. No, va bene, però noi andiamo spediti come non mai e ci divertiamo anche. Sì, Però il prossimo appuntamento, esatto, il prossimo appuntamento sarà mercoledì 19 novembre, ore 15, come sempre, puntuali as più o usual. meno, as usual. Quindi, caro Piero, non mi resta che salutarti perché siamo arrivati in fondo, alla fine. Alla prossima, caro. La Dopo ringrazio aver ovviamente parlato come di sempre. shutdown, del nuovo sindaco di New York, del 30 secondi di maratona, di quelli che si vendono le medaglie, troveremo altri argomenti. Ma per non nuova. Ma penso che non ne avremo, guarda, non ti no, credo. assolutamente, 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 caro Ce Piero, n'è d'avanzo, ce n'è ha d'avanzo. voglia.